Amici, benvenuti sul mio canale, sono sempre io, Daniele. Oggi non è che vi offro da bere, però vi voglio far vedere una cosa che funziona. Ho fatto la prova, non so se saranno 3 mesi che stanno qui. Allora questo è un boccale di birra, ma non c'entra niente, è solo un contenitore. Dentro c'è lo sfagno che ho inumidito 3 anni fa, poi ho chiuso tutto, attappato, non c'è un foro. Tante volte dicono lasciate un foro, ma qui non c'è un foro, è tutto chiuso con la carta quella per coprire le verdure quando le mettete in frigo, quindi col cellophane di plastica trasparente. Ci ho messo, lo apriamo insieme, facciamo questa prova. Sono passati 3 mesi che sta qui messo in ombra, non ho mai dato acqua perché è rimasto sempre lì. Questi sono 3 pezzi di un Linawianum, Dendrobium Linawianum, che si è riprodotto in notevole misura. Erano 3 canne, 1, 2 e 3, quella piccolina laggiù. Se vedete hanno prodotto dei risultati, vedete lo sfagno non l'ho più bagnato, è rimasto bagnato da quel tempo che ho fatto la prova. Ce l'ho messo parecchio perché volevo lasciare l'ambiente umido, tutto chiuso. Queste canne, guardate che meraviglia, guardate, hanno fatto queste 9 piantine, praticamente come sempre dicono dalle sezioni, quindi da questa sezione qui, da quella dopo, hanno fatto tutte queste ricrescite, che sono la bellezza di 1, 2, 3 piantine, le quali andrebbero prese e messe nei vasetti da 6. Vedete, sotto non nasce niente, io non l'ho chiusa. Qualcuno consiglia di chiuderla con della cera, la candela la potete colare qui in modo tale che chiudete. Io non ho fatto questo, ho messo semplicemente la canna tagliata di una divisione. Ecco, ha prodotto questi risultati qua: 1, 2, 3 piantine, questa canna qui. Quest'altra canna si può ancora lasciare dentro perché ecco, ha prodotto qualcosa, stava bocciolando. Allora qualcuno li taglia qui, in questa, guardate, qualcuno li taglia qui, in questa altezza qui, qua, e fanno tutti quanti i segmenti. Io non ho fatto segmenti, perché tanto la piantina nasce da qui, da qui, da qui, da tutte quante questi segmenti qua, è da qui che la piantina nasce, come avete visto qua è venuta fuori. Quindi funziona come meccanismo, eccolo qua, vedete c'è anche la terza piantina dentro, non so se riuscirò a tirarla fuori. Sì. Però queste qui le ho lasciate abbandonate a se stesse, forse anche qui dovrebbe essere venuta fuori. Vabbè, questa è una piantina, qua sotto c'è qualche cosa che non so se sia, non è una radice, sicuramente è una piantina che non ha preso più di tanto il via. Però ecco, allora sono 2 sistemi validi entrambi, cioè quello di tagliare tutte quante porzioni. Guardate, prendo un coltello, vi faccio vedere. Qualcuno le taglia qua, a questa altezza qui, in modo tale che la piantina nasce da questo punto preciso dove vedete la lama del coltello, quindi tagliano tutti quanti i pezzetti qua. Io non l'ho fatta alla prova. Quando tagliano questi pezzetti, quindi un pezzettino qui, un pezzettino qua, tagliano evidentemente qui, perché tanto la piantina viene fuori dove finisce il verde e inizia il bianco, no? Che sarebbero le vecchie foglie, quindi finisce il verde, inizia il bianco, finisce il verde, inizia il bianco, sono tutti quanti questi segmenti, quindi tagliano a questa metà in modo tale che da qui e da qui, da dove è venuta fuori la piantina, possa venire fuori. Non l'ho fatta questa prova, però diciamo che mi ha prodotto queste 3 piantine che potrebbero essere prese e messe su un vasino piccolissimo con lo sfagno, in modo tale che piano piano poi la piantina porterà avanti il suo percorso. Ora lasciarle ancora qui dentro non serve niente. Guardate, vi faccio vedere, lo sfagno è tutto quanto bagnato ancora da quel giorno che fu. È rimasto all'ombra, vedete, non è verde lo sfagno, perché lo sfagno si bagna e prende la luce e diventa verde. L'ho lasciato all'ombra, tutto chiuso. Se guardate questo sacchettino qua non c'è un foro. Qualcuno sui video fa dei forellini, io non ho fatto i forellini, ho dato l'acqua in modo tale che bastasse fino a oggi. E questi sono i risultati. Quindi quando avete degli avanzi, dei pezzettini, fatelo come sistema, perché funziona. Se funziona a me può funzionare a chiunque, no? Diceva sul cartone animato Ratatouille, se ve lo ricordate, chiunque può cucinare.
la storia del topolino, quindi la stessa cosa dico io, se ci riesco io potete riuscire voi, anzi forse voi sarete più bravi sicuramente di me, quindi qualcosa funziona. Queste erano canne che potevano essere prese e buttate via, ma semplicemente perché io vi ho fatto un video in cui del Dendrobium linawianum da una pianta ne sono diventate 3 gigantesche, poi vi faccio vedere che di Dendrobium linawianum ne abbiamo in quantità industriale in questa casa, tra Kingianum e i Dendrobium, e qui si riproducono come assassini. Questa è una piantina però che veniva già da una canna sana, invece questo che vi faccio vedere che sono canne abbandonate a se stesse, ecco. Oramai conviene tirarle fuori perché tanto aspettarsi che queste radici diventano più lunghe sarà difficile, perché tanto poi a un certo momento dobbiamo intervenire noi per far sì. Ecco, questa qui piccolina che vedete sotto non credo che riusciremo a fare miracoli perché siamo un po' troppo lontani dalla situazione, però queste due ho buona possibilità. Ci metteranno parecchio tempo per arrivare a questa condizione. Questa io penso che l'ho tolta un anno fa e ci mettono veramente tanto tempo per fare questo lavoro qui, però ecco, avete modo di non buttar via. Vede, anche questa qualcosina ha fatto, si potrebbe, guardate, eccola, ma qualcosina ha prodotto, quindi qualcosina c'è, sarebbe da lasciarla lì per altri mesi, se avete tempo potete farlo, cioè non è che oggi scade il tempo. Io per fare il video, per farvi vedere che qualcosa c'è, se avete pazienza di lasciarle lì, chissà, qualche altro mese, però per me era giusto per farvi vedere che il discorso di Dendrobium e di canne vecchie potete lasciarle tranquillamente perché vanno alla grande. Questo mi ero proposto di farvelo vedere. Il contenitore, tanti utilizzano la bottiglia della Coca-Cola, io ho utilizzato questo della birra perché volevo una cosa stabile, che casa è piena, e quindi volevo una cosa stabile che urtandola non mi cascasse, se no tanti prendono la bottiglia della Coca-Cola, la tagliano a metà e poi riversano la parte sopra, la richiudono in modo tale che passi un minimo di aria e fanno i forellini sul tappo sopra, quindi prendono il tappo della Coca-Cola, fanno i forellini, chiudono la Coca-Cola, la tagliano la bottiglia a metà, riempiono con lo sfagno, mettono tutti quanti questi pezzettini e poi la lasciano lì. Potete scegliere se lasciarla intera alla canna o tagliarla come vi ho detto nelle porzioni, e funziona e ripeto, se ha funzionato a me sfido che funziona anche a voi. Vale la pena. Bene, grazie di avermi seguito in questo per me esperimento, ma per voi sarà una cosa molto più semplice sicuramente. A presto!